1. Cara famiglia religiosa, benvenuti a una nuova avventura missionera. Inizia ora un'edizione speciale di Avventura Missionaria con la partecipazione delle Voci del Verbo e del Terzo Ordine della nostra famiglia religiosa qui in Italia! Secondo il direttorio del nostro Terzo Ordine dobbiamo sforzarci di formare l'intelletto in modo che possa rispondere alle esigenze del nostro tempo e imparare a pensare con criteri cristiani e soprannaturali. E la formazione dei giovani non può che tendere alla crescita integrale delle loro relazioni con il mondo, con gli altri e soprattutto con Dio. È con questa convinzione che abbiamo riunito più di 100 giovani a Vitorchiano in Italia per la 9ª giornata di formazione. Sono stati 7 giorni di intense attività per far capire loro che la vita dell'uomo sulla terra è sempre una battaglia e che i giovani sono destinati a combattere. Dobbiamo formare una gioventù coraggiosa, pura, capace di conquistare speranza per la Chiesa. Le attività hanno incluso più di 15 conferenze su diversi argomenti formativi, presentati dai nostri sacerdoti e da alcuni invitati speciali. I giochi squadra con un grande spirito di gioia. E soprattutto, cosa più importante, la forte impronta religiosa con la Santa Messa, l'adorazione eucaristica e i rosari ogni giorno. Abbiamo comunque avuto la grazia di poter fare un pellegrinaggio nella storica città di Bolsena, sulle rive del lago. Fu lì che nel 1263 avvenne il miracolo eucaristico che istituì la solennità del Corpus Domini. Nella Basilica di Santa Cristina si possono vedere le pietre di marmo con le gocce di sangue che sgorgavano dall'ostia consacrata. In questo stesso luogo abbiamo fatto l'adorazione eucaristica. E poi, manifestando la gioia della grazia di Dio nelle nostre anime, abbiamo camminato fino al lago, testimoniando la nostra fede. Le voci del Verbo si sentono in tutto il mondo. I nostri fratelli e sorelle di Tucumán, in Argentina, hanno tenuto il primo corso di formazione cattolica per giovani. È stato un fine settimana di molte grazie, che ha riunito quasi 40 giovani per approfondire la dottrina e condividere la gioia di essere cristiani. E nelle Filippine, il gruppo Voces Verbi ha potuto iniziare un apostolato speciale con i bambini di un'altra zona della città. Prima di arrivare hanno fatto una rapida visita alla bellissima parrocchia di Nostra Signora di Pilar. E alla chiesa di Santa Maria Maddalena. In seguito sono arrivati al Lakersfield Home, dove hanno incontrato i bambini e i giovani di tutta la zona. Hanno potuto fare ai bambini un catechismo su Maria Santissima e San Giuseppe e un discorso sulla Madonna di Fatima per i giovani. Poi c'erano anche vari giochi. La processione e poi la Santa Messa, celebrata da padre Mattias Fang dell'Ive. Giovani universitari, rimanete fedeli alla vostra identità cristiana.
In questo modo San Giovanni Paolo II ha risvegliato i giovani a una missione più grande. Dovete essere costruttori della Chiesa nell'università, cioè di una comunità visibile che crede, che prega, che testimonia la speranza e che accoglie nella carità ogni traccia del bene, della verità e della bellezza della vita universitaria. Raccogliendo questa richiesta del Santo Pontefice, il gruppo Focus, un gruppo di giovani missionari delle università cattoliche degli Stati Uniti, ha portato la sua missione fino agli estremi confini della terra, contemporaneamente in alcune delle nostre missioni. A Los Uries, in Argentina, hanno svolto una missione sanitaria in diverse scuole della zona rurale di quel luogo, dove i bambini sono stati assistiti e hanno imparato l'igiene personale con dei giochi. Allo stesso tempo, in Perù, un altro gruppo ha aiutato nella casa di San Anibal di Francia, dove ha potuto dipingere l'intera casa e aiutare, con questo volontariato e questa missione, Gesù stesso, perché, in verità vi dico, come avete fatto uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Il terzo gruppo si è recato in Giordania per aiutare la Casa di Misericordia Nostra Signora della Speranza, gestendo un campo estivo per i bambini della casa. Y es también durante el verano en Europa que varios otros grupos de voluntarios aprovechan este tiempo para ayudar en distintas misiones de nuestra familia religiosa. Por ejemplo, un grupo de 25 jóvenes voluntarios españoles pudieron venir a Italia a ayudar en distintos trabajos y arreglos en nuestras casas de formación. Y en Albania, un grupo de españolas también pudo ayudar en la Casa de Misericordia en aquel país, siendo una oportunidad para también conocer la vida religiosa más de cerca. Nelle costituzioni della nostra famiglia religiosa, quando parliamo di evangelizzazione della cultura, vediamo che dobbiamo orientare il nostro apostolato e la nostra missione a certi punti della cultura. E il primo di questi punti citati nel testo è la famiglia. Questo perché la famiglia costituisce la cellula fondamentale della società. La famiglia è la prima scuola di virtù sociali di cui tutte le società hanno bisogno. La famiglia come chiesa domestica deve essere un luogo in cui il Vangelo viene trasmesso e da cui si irradia. Pertanto la pastorale familiare è molto necessaria, ancor più in un momento storico in cui si assiste a una crisi diffusa e radicale di questa istituzione fondamentale. Sappiamo che la famiglia è sotto attacco come mai prima. Cosa possiamo fare? È con grande creatività apostolica che 3 anni fa abbiamo potuto iniziare in Italia l'apostolato Vacanze in Famiglia. Quest'anno a Vitorchiano abbiamo trascorso 15 giorni riunendo più di 400 persone tra genitori e bambini, per vivere le vacanze insieme senza essere separati da Dio. C'è stato un momento in cui io e la mia famiglia anche abbiamo approfondito la fede e l'abbiamo risanata e l'abbiamo anche cresciuta. Una ricarica, ecco, sia a livello fisico sia a livello spirituale. Nessun altro tipo di vacanza mi ha mai dato questa proprio pienezza. Le giornate sono state organizzate con varie attività e giochi per tutta la famiglia in un'atmosfera di grande gioia e vita comunitaria. È stata una continuazione del grande spirito oratoriano di Don Bosco. E tutto con grande semplicità e sacrificio. E tutto questo con una forte impronta religiosa, con la Santa Messa ogni giorno, il rosario in processione, l'adorazione eucaristica, così come le confessioni e la direzione spirituale. Abbiamo fatto anche una gita speciale. Siamo andati tutti insieme a Tuscania e dopo aver passeggiato per il centro storico abbiamo incontrato le suore contemplative che pregano in particolare per le famiglie. Questo è il luogo in cui lo stesso San Giuseppe, sposo della Vergine Maria, fece una delle sue poche apparizioni. A me questo ha aiutato tanto vedere una chiesa che si dona instancabilmente. Cioè per far sì che questa vacanza potesse essere veramente una vacanza ristoratrice per noi famiglie, quindi... In fondo qui ci si sente amati. Grazie al Verbo incarnato, grazie a Padre Andreas, ai sacerdoti, ai seminaristi, alle suore, ai novizi, a mia moglie, a mio marito e a tutti i bambini. Grazie a tutti. Grazie.